Ableton o Ableton? Come si dice? Tu come lo dici? Ah, non ci interessa proprio la pronuncia, ci interessa saperlo usare. Lo so, vi siete imbattuti in milioni di tutorial dove i DJ, spesso è un po' la nostra prerogativa, o i producer tendono a spiegare le cose troppo tecniche, ed è per questo che un po' la caratteristica di questo canale è spiegare le cose proprio terra a terra, per farvi capire un pezzetto alla volta e per farvi entrare in questi argomenti che molto spesso risultano ostici a prima vista. In realtà non è ostico Ableton, lo sembra anche come impatto visivo, ma è molto semplice se spiegato in maniera semplice, ed è quello che farò. Andiamoci a vedere il primo tutorial di Ableton. Ecco qua, questa è la pagina, la prima schermata di Ableton su www.ableton.com. Voi dovrete semplicemente andarvi a cercare la versione da scaricare. Io suppongo che ancora non l'avete installato, però per coloro che ce l'hanno possono saltare questo passaggio. Quindi prima cosa da fare, se volete acquistarlo, andare su Shop, cliccare su Live Buy Now e le tre possibilità sono la intro, l'essential a un buon prezzo, come dice, 79 euro. Chiaramente i prezzi sono ad oggi, quindi giugno 2020. La standard 3,49 e la suite. Qua sotto potete vedervi tutte le principali differenze dalle audio e tracce MIDI, da quante scene potete avere, quante mandate, quanti ritorni, quante tracce audio, quante tracce in uscita, quante tracce audio in entrata, MIDI e tutto e tutte le altre funzionalità, tutti i suoni che sono contenuti nei vari pacchetti, vedete, intro, standard e suite, gli software e gli strumenti, eccoli qua, gli effetti audio e gli effetti MIDI. La cosa principale per voi, chiaramente per chi comincia, è andarsi a scaricare la demo, e qui potete avere la demo Try Ableton Live for Free, e qui potete avere la demo download 64 bit se Windows, altrimenti potete selezionare il vostro sistema operativo macOS e fare il download. Anche detta questa parentesi, siamo pronti ad aprire lo schermo di Ableton. Eccolo qua in tutta la sua bruttezza, come dicono molti. No, sto scherzando. E Ableton rimane un po' indigesto perché non è così colorato all'inizio. Questa interfaccia un po' magra, un pochino essenziale, dà l'idea che non sia un gran programma, invece in realtà è veramente fortissimo. Quindi andiamo a vedere come si sviluppa. Anzitutto, queste sono tracce MIDI, vedete, guardiamo le colonne, io dirò le cose in maniera molto semplice, ovvio che chi lo sa può saltare o andare ai tutorial successivi, ma per chi comincia, queste sono tracce audio e MIDI. Per inserire tracce audio e tracce MIDI, ulteriori tracce audio, è semplicemente cliccare col tasto destro su questa zona ed inserirne altre. Vedete, io sto inserendo tracce audio, tracce MIDI e tracce di ritorno. Al momento ci interessa solo le tracce audio e le tracce MIDI. Come è composta l'interfaccia di Ableton? Anzitutto, questa è la prima finestra. Ableton si compone di due sessioni importantissime, la sessione dell'arrangiamento e la sessione vista, dette View e Arrangement. Noi lo diremo in italiano, come diciamo Ableton e non Ableton. La sessione vista è quella dove siamo adesso. Per cambiare alla sessione Arrangement è sufficiente cliccare qua in alto a destra. Vedete, questa è la sessione Arrangement. La sessione Sequencer normale, come trovate su Cubase, su FL Studio, su Logic, su tutti i programmi, su tutte le DAW, Digital Audio Workstation. Quindi questa è la sessione View. Lavoreremo al momento sulla sessione View per farvi capire come inserire delle tracce e tutto quello che serve per cominciare con Ableton. Andiamoci a vedere la barra dove avete tutti i vari comandi e in primis bisogna andare su Opzioni, Preferenze. Prima cosa da fare quando aprirete qualsiasi programma audio o anche video è settare la vostra scheda. Quindi in questo caso siamo sull'audio, andiamo da Look Feel Audio e ci cerchiamo i tipi di driver e dispositivo audio. Dispositivo audio, al momento io ho questa scheda con una latenza altissima che serve per registrare tutorial. Voi dovrete mettere la vostra scheda performante, la vostra scheda più performante che avete all'interno del vostro PC o Mac. Io quando faccio i miei lavori, lavoro con la mia, che è questa, altrimenti potete mettere la Realtek, quella che avete integrata. L'importante è fate due prove, vedete se l'audio vi esce veramente, e soprattutto, prima cosa, la dimensione
del buffer e la latenza d'ingresso. Vedete, questi valori sono altissimi per lavorare con l'audio, ci vogliono dei valori di pochi millisecondi. Questo dipende tutto dal vostro processore, dalla vostra scheda audio. Vi ripeto ancora una volta la latenza, che cosa è, andatevi a vedere anche i tutorial precedenti, però anzitutto bisogna capire l'importanza della latenza, che è la risposta che il computer impiega a fare un'operazione una volta che io gli dico di farla, cioè se schiaccio un tasto play o schiaccio un tasto sulla tastiera, se l'audio esce immediatamente vuol dire che la latenza è molto buona, se l'audio uscirà dopo pochi millisecondi vuol dire che c'è un ritardo di operazione di calcolo, quindi il computer avrà bisogno di una scheda audio più performante oppure il processore è un po' lento. È tutto un insieme di cose che vengono racchiuse in questi valori qua, in questi valori, latenza d'ingresso e latenza d'uscita. Al momento lasciamo tutto così perché quello che ci interessa è che l'audio esca. Quindi prima cosa, prendere una traccia e potete importarla direttamente sul Ableton. Potete trascinarla, vedete così, una e una sull'altro audio. Ecco fatto. Vedete che lui sta caricando, una volta pronta vi darà questa freccetta che significa che l'audio è pronto a partire. Ecco qua, e noi siamo pronti ad ascoltarlo. Con questa la fermate, stop. Vedete che non si ferma subito perché Ableton ragiona con le misure, con le bar, le famose bar, eccole qua, bar che non è dove si beve il caffè, le nostre misure. Se è impostato a un bar, significa che partirà dopo un tot di tempo, cioè un bar, una misura. Se invece volete che parta immediato, potete mettere none, quindi niente, nessuna misura, e vedete che parte immediatamente. Idem questa. Bene, adesso allargo un po' per fare un po' di ordine. Questa è la traccia, dovete vederla tutta in verticale e in orizzontale. Session view, questo è tutto relativo a questa traccia qua, mentre questa colonna qua è relativa all'altra traccia. Tutte e due, se sono sulla stessa linea orizzontale, si andranno a sommare alla 1, alla scena 1. Queste sono chiamate scene. 1, 2, 3, 4, 5 sono scene. Queste invece sono le tracce che possono essere audio o MIDI. Al momento concentriamoci sull'audio. Ovviamente sul MIDI ci saranno gli strumenti interni, esterni, virtuali o non. Sull'audio tutto ciò che è composto da una forma d'onda. Queste sono le tracce audio. I volumi, li vedete, il mixer è qua al di sotto, quindi noi possiamo regolarci i vari volumi col pan sinistra e destra. Doppio clic e tornate, stop, solo e mute, in questo caso suonate solo questa. Se andassero tutte e due, se voi avrete più tracce aperte, per metterla in solo farete questa operazione, quindi schiacciare sulla S automaticamente, vedete che le altre si attivano quando io tolgo il solo. Detto questo, andiamo ai comandi principali dove avete il play, lo stop e il tasto registrazione. Andiamoci a vedere un po' di campi fondamentali per lavorare con Ableton, quindi il tasto link che al momento lascerei lì fermo in standby, il tasto esterno che è collegato al link per collegare tutte le macchine in esterna e sincronizzarle, idem il tasto tap. Andiamo a vedere il BPM. Il BPM in questo caso è impostato a 125 perché ho lavorato io precedentemente, ma quando Ableton si aprirà sarà impostato a 120 per default. Il 4/4, il tipo di metrica, il metronomo che è questo, ecco qua, e la sessione delle bar come vi ho detto in precedenza. Se vi state domandando che cos'è questo riquadro rosso che voi non avete, ve lo spiego immediatamente. Questo è il riquadro relativo a un controller esterno, quindi a una tastiera MIDI che io ho collegata e mi dice esattamente la zona in cui io agisco, quindi mi seleziona questa zona qua. Fate finta che non esista, in effetti non esiste, se io stacco la tastiera non esisterà più. Quindi detto del volume, dei pan, del solo, queste sono le mandate degli effetti, ci torneremo con calma. E per capire come suonare, anzitutto la prima cosa, anzi la seconda, la prima è quella di settare la scheda audio, la seconda è quella di impostare la velocità del progetto. Quindi se io dico che la velocità deve andare tutta a un valore che scelgo, tutte le tracce all'interno dovranno andare ovviamente alla stessa velocità, quindi la mettiamo a 115,
rallentiamo il tutto e queste tracce, sentite, che vengono rallentate o velocizzate in base anche questa. Da qui la stoppo oppure posso stopparla anche da qui. Se ne avete aperte più di una, il tasto per stoppare tutto è questo, quindi arresta tutte le clip in riproduzione o in registrazione usando chiaramente la quantizzazione del bar. Quindi se ho messo none stopperà immediatamente, se ho messo 1 stopperà dopo un bar. Ecco, quindi la velocità del progetto è importante perché tutto all'interno del progetto deve essere assolutamente allineato. Ok, con il primo tutorial direi che è tutto. E vi ricordo che potete approfondire tutte queste tematiche con me direttamente sul sito corsidjproducer.com con lezioni private e consulenze. Inoltre vi ricordo il canale SOS for DJ dove potete iscrivervi, attivare la campanella e se vi è piaciuto questo video ovviamente mettere un bel like al canale. Ottimo! Con il primo tutorial di Ableton ci andremo molto piano come ho detto nell'introduzione, per oggi è tutto, quindi cercate di metabolizzare il tutto, riprovare sulla vostra macchina, nel frattempo scaricarvi, provare un po' di situazioni audio e poi ci risentiamo per i prossimi tutorial. Da parte di SOS for DJ e da Claude vi aspetto alle prossime pillole. Ciao ciao!